Un podcast basato sulle interviste è forse il modo più semplice per iniziare a fare podcast e per affermare il proprio nome. Infatti tantissime persone iniziano proprio così. Però non tutti i podcast di questo tipo sono interessanti, anzi, spesso vengono commessi tantissimi errori che ne determinano il fallimento. Vediamo insieme quali. Il primo errore è quello di intervistare chiunque, a prescindere dalle sue competenze e a prescindere dalle sue doti di speaker. Trattare qualunque tipo di tematica senza un focus preciso. Creare uno show noioso e piatto. Se non sei portato per l'interazione con il tuo ospite, in generale per il dialogo in registrazione, sicuramente questa non è la scelta migliore. Non prepararti perché tanto pensi, vabbè, c'è l'ospite, tanto lui è il centro della conversazione. Non studiare un format preciso, ma fare un po' come viene. Tu che conduci un podcast di questo tipo hai un unico grande obiettivo: mettere l'ospite al centro del tuo podcast e fare in modo che la puntata funzioni bene. Più che di intervista, mi piace parlare di conversazione. Trovo infatti molto noioso quando lo speaker fa la domanda, attende che l'ospite abbia risposto fino alla fine e poi fa un'altra domanda. Credo sia davvero molto piatto e poco interessante. Molto meglio ogni tanto fare una domanda, quindi chiedere all'ospite di approfondire un determinato concetto o fare anche una battuta per, stemperare i toni o per portare, un clima un po' più amichevole all'interno della propria puntata. È fondamentale che il tuo ospite arrivi 10-15 minuti prima della puntata, è fondamentale proprio perché devi fare un check, quindi controllare i volumi, bilanciare i volumi, controllare che la colonna sonora, l'eventuale base di sottofondo che hai scelto abbia un giusto volume. È fondamentale chiedere al tuo ospite se lui vuole che tu gli faccia delle domande in particolare, se vuole che tu metta in evidenza alcuni aspetti del suo lavoro, dei suoi studi o del suo ambito di appartenenza in particolare. Un altro consiglio che ti do è quello di chiedere al tuo ospite come si pronuncia bene il suo nome e cognome, perché spesso ti trovi davanti a persone che hanno un nome un po' particolare o un cognome non proprio italiano e la pronuncia non è sempre quella che tu hai in mente, quindi meglio chiedere. Ricorda che l'ospite è il centro del tuo show, quindi se non sei d'accordo con quello che l'ospite sta raccontando, la prossima volta scegli meglio il tuo ospite e assicurati che sia in linea con quello che è il tuo modo di pensare o la tua visione. Esistono ospiti che parlano tanto e ospiti che parlano poco, ospiti che sono molto veloci nel modo in cui raccontano e ospiti che sono molto lenti e forse anche un po' sonolenti. Il tuo compito è fondamentale perché è quello di moderare e se lo show riesce è solo grazie appunto alla tua moderazione. Se per caso il tuo ospite tratta argomenti un po' pesanti, un po' noiosi, possiamo dire così, cerca di stemperare un po' il tono della conversazione provandolo ad alleggerire magari con una battuta o qualche intervento che riporta la conversazione su un piano un po' più easy e che permetta appunto alle persone di ascoltarlo in maniera un po' più interessata e in maniera un po' più spensierata. Accogli gli ascoltatori del tuo show, spiega di cosa si parlerà in quella puntata, presenta il tuo ospite e passa all'intervista. Un'ipotetica struttura potrebbe essere di questo tipo. Buongiorno e benvenuto nel podcast XXX. Nella puntata di oggi parleremo di XXX. Per approfondire l'argomento ho invitato un ospite molto particolare. Oggi è con noi XXX e ci parlerà di XXX. Ciao XXX, come stai? Ti ringrazio molto per aver accettato l'invito a partecipare al mio podcast e non vedo l'ora di iniziare questa chiacchierata. Ti consiglio di concludere lo show con l'ospite che chiude, dopodiché ci può essere una musica di sottofondo e tu che eventualmente concludi la puntata salutando il pubblico e dando appuntamento alla prossima puntata. Siamo arrivati alla fine di questa nuova puntata, ringrazio tantissimo XXX per essere stato con noi, è stata davvero una puntata molto interessante, ha approfondito il tema XXX e spero che adesso sia molto più chiaro per tutti, non mi resta che dare appuntamento alla prossima puntata nella quale parleremo di YYY. Se utilizzi piattaforme come Patreon, ad esempio, potresti concludere dicendo: se questa puntata ti è piaciuta, potresti valutare l'ipotesi di diventare mio sostenitore su Patreon, in modo da aiutarmi concretamente a realizzare puntate come quella di oggi. Trovi tutti i dettagli nella descrizione di questa puntata. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima!
Ecco, questa potrebbe essere una scaletta tipo di un podcast nel quale c'è un ospite. Ovviamente sentiti libero di modificarlo come meglio credi, la mia era semplicemente un'idea per aiutarti a iniziare nel modo migliore questo tipo di podcast, ok? Non mi resta che salutarti, ma prima di farlo ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!